Ciao a tutti, quali sono i cibi da evitare per buttare giù la pancia e per essere in forma fisicamente? Allora, i cibi principali che devi evitare intanto sono gli alcolici, soprattutto i superalcolici, ma gli alcolici in generale, per due motivi fondamentali. Il primo motivo è che gli alcolici hanno tante calorie e hanno tante calorie, soprattutto i cocktail. Non so se ti fai un mojito, ad esempio, ha 5-6 kg di zucchero, oppure comunque hanno di per sé l'alcol ha tante calorie. Poi c'è un secondo motivo che innescano quella che viene chiamata la fame chimica, cioè se tu bevi ti viene fame, devi necessariamente mangiare. Ma questo capita anche con una birra. Se tu vai, ti fai una birra, ti viene voglia di mangiare qualcosa, e quindi gli alcolici andrebbero evitati o comunque lasciati esclusivamente a situazioni particolari, ma molto molto raramente. Gli alcolici vanno evitati. Poi, ovviamente, anche le bevande gassate. Pensa, tutte le bevande gassate hanno una quantità di zucchero disumana e poi hanno anidride carbonica che ti gonfia, ma anche lì è zucchero a tutto andare. Ovviamente, un'altra cosa che devi eliminare sono tutti i tipi di dolciumi, tutti i tipi di dolciumi, le torte, le cose dolci sono ipercaloriche e iperzuccherine. C'è da tenere presente un'altra cosa, soprattutto alla sera i carboidrati andrebbero eliminati, cioè mangiarti una pizza a mezzanotte, come dire, è un mattone che ti rallenta il metabolismo e non riesci a smaltirla, perché i carboidrati avrebbero la funzione di dare energia che tu consumi durante la giornata. Quindi chi fa sport, ad esempio, mangia la pasta, i nuotatori mangiano anche pasta, pizza, diciamo, però poi dopo fanno delle vasche dove consumano. Se invece tu ti mangi la pizza e poi te ne vai a dormire, questa non la consumi, si trasforma in grasso, perché il carboidrato non consumato si trasforma in grasso e il tessuto adiposo tende soprattutto, diciamo, un po' alla conformazione, però nel maschio, ad esempio, tende a sedimentare nella pancia. Nelle donne, sia nella pancia, dipende un po' se è una donna a pera, una donna a mela, insomma, comunque sedimenta anche nelle cosce e nel sedere, insomma, nei glutei. Questi sono cibi che devi assolutamente eliminare. Altri cibi che vanno eliminati sono sempre legati, diciamo, ai carboidrati e sono carboidrati di varia natura. Ad esempio anche la frutta molto zuccherina mangiata la sera non va bene. Le banane, ad esempio, andrebbero mangiate durante il giorno. Contengono il potassio che fa molto bene, però andrebbero consumate durante il giorno, non nelle ore serali. Altre cose da eliminare sono i cibi con tanto sale, molto salati, perché il sodio, a parte che ti fa aumentare la pressione, ma favorisce la ritenzione idrica, quindi ti gonfia tantissimo. E, e invece andrebbero incrementate i legumi, le verdure, tipi di frutta, diciamo, meno zuccherina, come ad esempio le arance, spremute d'arancia. Ad esempio, altri cibi che vanno evitati sono i succhi di frutta, quelli comprati in negozio, perché hanno comunque un basso valore vitaminico, perché le vitamine si sono quasi tutte fumate praticamente, ma quello che resta sono gli zuccheri. Invece dovrebbero essere sostituiti con delle spremute, soprattutto spremute di arancio con limone anche, o spremute di pompelmo, ananas. E queste cose qua andrebbero consumate in abbondanza e sostituite, diciamo, a tutte le bevande gassate e a tutte le bevande zuccherine. Questi sono i principali elementi che dovresti imparare a togliere dalla tua dieta se vuoi avere un fisico, diciamo, asciutto. Ovviamente l'ideale sarebbe anche abbinare un'attività fisica
di tipo aerobico per asciugarti, ma anche un'attività fisica poi di tipo anaerobico, quindi con i pesi per potenziarti. Questo è quindi il potenziamento, diciamo, della massa muscolare, riduce ovviamente la massa grassa. Tieni presente che per consumare grassa attraverso un'attività aerobica devi farne almeno mezz'ora, 40 minuti sarebbe l'ideale, perché al di sotto di quello non inizia a consumare i grassi fondamentalmente. Altre cose che vanno eliminate sono tutti i fritti, patatine fritte, soffritti e poi tutto quello che di sotto viene abbinato, no? Patatine e maionese, ad esempio, è una roba pazzesca perché un cucchiaino di maionese contiene centinaia di calorie, quindi se tu le abbini ai fritte, alle patatine fritte, diventa veramente un disastro. Se elimini queste cose vedrai rapidamente dei risultati positivi. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Ciao!